Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Se siete qui per fare un po' di Italian Listening Practice e volete imparare l'italiano vero, siete nel posto giusto. Esatto. Ciao ragazzi, oggi facciamo una bellissima conversazione italiana. Parleremo di un tema universale, l'amore. Esploreremo il verbo amare e come esprimiamo i nostri sentimenti in Italia. Sai Luca, per gli studenti di livello italiano A2 o italiano B1, parlare di sentimenti può essere un po' difficile. In inglese, per esempio, si usa I love you per tutto. È molto più semplice. Davvero? Lo usano per tutto? Per la pizza, per il cane, per la mamma e per la fidanzata? Sì, esatto, ma nella lingua italiana noi facciamo una grande differenza. Per imparare a parlare italiano bene, dovete sapere che abbiamo due modi principali per dire I love you. Spieghiamo bene questa cosa. È perfetta per migliorare il vocabolario italiano. Quali sono questi due modi, Marta? Il primo modo è usare il verbo amare. Diciamo ti amo. Il secondo modo è usare l'espressione voler bene. Diciamo ti voglio bene. Questa è una regola molto importante per imparare italiano. Ti amo è un'espressione molto forte, vero? Molto forte. Usiamo ti amo quasi esclusivamente per l'amore romantico e passionale. Lo dici al tuo fidanzato, alla tua fidanzata, a tuo marito o a tua moglie. È passione. Quindi se dico ti amo a un amico, creo un grande problema. Un problema enorme, Luca. Per gli amici, per la famiglia, per i genitori o i fratelli, usiamo sempre ti voglio bene. Significa letteralmente voglio il tuo bene, desidero cose belle per te. Questo che ascolta italiano deve pensare a questo. Se un italiano ti dice ti voglio bene, è un sentimento molto profondo, ma non è romantico, è affetto puro e sincero. In Italia l'amore non è fatto solo di parole. Per noi dimostrare affetto è importante quanto dirlo. Quindi quando fai Italian Immersion impari anche la cultura italiana dei gesti. Assolutamente. Un abbraccio, preparare un buon caffè al mattino o chiedere hai mangiato sono tutti modi meravigliosi per dire ti voglio bene nella nostra cultura. Hai mangiato? È forse la vera dichiarazione d'amore in Italia. Se una nonna italiana ti chiede se hai mangiato, significa che ti vuole molto bene e si preoccupa per te. È verissimo, questo è il vero Italian Podcast, vi raccontiamo la vita reale. A proposito ragazzi, se vi piace questa Italian Conversation e volete continuare a imparare l'italiano con noi, ricordatevi di iscrivervi al canale Italiano Vero e lasciate un bel mi piace al video. Ci aiuta tantissimo a crescere. Iscrivetevi, vi aspettiamo nella nostra famiglia. Adesso facciamo un po' di analisi del lessico, molto utile per chi studia Intermediate Italian o principiante. Iniziamo con le parole che abbiamo appena usato. Ti amo. Questa espressione usa il verbo amare. Si usa solo per l'amore romantico e passionale. Per esempio, ti amo perché sei l'uomo della mia vita. Ti voglio bene. È un'espressione di grande affetto ma senza amore romantico. Si usa per la famiglia, gli amici e a volte anche per gli animali. Per esempio, mamma, ti voglio bene. Fidanzato. Significa partner romantico. Prima del matrimonio, la persona che ami e con cui hai una relazione seria è il tuo fidanzato o la tua fidanzata. Sentimento, un'emozione profonda e duratura che proviamo nel nostro cuore. L'amore, l'amicizia sincera, la gioia, sono tutti bellissimi sentimenti. Voi usate parole diverse nella vostra lingua per dividere questi amori? Scrivete nei commenti una frase in italiano usando ti amo o ti voglio bene. Provate a pensare in italiano, vi correggeremo se serve. Leggeremo tutti i vostri commenti con molto piacere. L'amore è davvero un argomento perfetto per ascoltare e imparare l'italiano. Ma sai Marta, in Italia usiamo il verbo amare anche in altri contesti, non solo per le persone e le relazioni. Ah, è vero, usiamo il verbo amare anche per le cose, per le nostre grandi passioni. Questa è una regola molto importante da sapere per imparare italiano bene, perché cambia un po' le cose. Esatto. Per esempio, io posso dire
Amo la pizza e credetemi ragazzi, il mio per la pizza è un amore vero, profondo e sincero. Conosco molto bene il tuo amore per la pizza, Luca. Quando facciamo conversazioni in italiano è utile capire questa differenza. Se una cosa ci piace tantissimo, in italiano possiamo tranquillamente usare amare. Sì, se sei uno studente di italiano A1 o italiano A2, di solito impari subito a usare il verbo piacere. Dici mi piace la musica o mi piace il mare. Ma se la musica è la tua vita, puoi usare amare e dire amo la musica. È un consiglio bellissimo. Per imparare a parlare italiano come una persona madrelingua, dovete usare le emozioni giuste. Dire amo viaggiare fa sentire subito la vostra passione a chi vi ascolta. Tanti studenti che seguono il nostro canale per fare Italian Immersion ci scrivono sempre nei commenti amo l'Italia ed è una frase meravigliosa da leggere per noi, ci rende molto felici. È vero, ci riempie il cuore di gioia e ci fa capire che il nostro lavoro con questa conversazione italiana è davvero utile per voi. A questo proposito, se amate i nostri video e vi piace il nostro modo di insegnare, ricordatevi di iscrivervi al canale Italiano Vero e lasciate un bel mi piace. È gratis per voi, ma ha un valore enorme per noi. Iscrivetevi ragazzi, più siamo in questa famiglia, più ci divertiamo a fare Learn Italian insieme. Ma dimmi Marta, c'è anche un'altra parola molto usata in Italia quando una cosa ci piace da impazzire, vero? Un verbo perfetto per il nostro vocabolario italiano. Fammi pensare. Intendi forse il verbo adorare? Proprio quello. Adorare è un'alternativa fantastica al verbo amare. Possiamo dire adoro questo film invece di dire amo questo film. Suona molto naturale nella vita di tutti i giorni. Adoro questa tua spiegazione, Luca. È un consiglio perfetto per chi vuole parlare italiano in modo più ricco e colorato. Fermiamoci un momento per analizzare insieme queste parole nuove, così le ricordate meglio. Passione. Un interesse fortissimo per qualcosa. È un'attività che ami fare nel tuo tempo libero e che ti dà felicità. Per esempio, la fotografia è la mia grande passione. Adorare. Un verbo molto comune che significa amare moltissimo una cosa, un cibo o una situazione. Si usa spessissimo. Per esempio, adoro dormire fino a tardi la domenica. Sfumatura. Una piccola e leggera differenza di significato tra due parole o due espressioni. Capire le sfumature è essenziale per migliorare il proprio vocabolario italiano. Madrelingua. Una persona che parla una lingua fin dalla nascita, come noi due con l'italiano. Ascoltare persone madrelingua è il metodo migliore per imparare la pronuncia corretta. Visto com'è semplice arricchire il vostro italiano, vi do un piccolo consiglio. Provate a ripetere queste frasi ad alta voce mentre ci ascoltate. È un esercizio molto potente. Ripetere a voce alta vi aiuta a pensare in italiano. Ma adesso torniamo all'amore, quello tra le persone, che è il tema principale di oggi. Abbiamo parlato di ti amo e ti voglio bene, ma sappiamo tutti che le relazioni romantiche passano attraverso molte fasi diverse. Non iniziano subito con un ti amo. Benissimo. Prima dicevi che in Italia non si dice subito ti amo e hai molta ragione, Luca. In Italia l'amore ha i suoi tempi, deve crescere, ma a volte c'è un'eccezione meravigliosa. Ah, parli di quella cosa improvvisa, magica e anche un po' pericolosa? Sì, proprio quella. Parlo del colpo di fulmine. È un'espressione bellissima da usare nella vostra Italian conversation. Il fulmine è quel lampo di luce bianca nel cielo durante un forte temporale. E il colpo di fulmine romantico è quando vedi una persona per la primissima volta e boom, perdi la testa. È un amore totalmente improvviso. In inglese si dice love at first sight. È un sentimento molto intenso, ma se non c'è questo famoso colpo di fulmine, di solito le persone iniziano a conoscersi piano piano. Come si chiama il primo incontro romantico in italiano, Luca? Si chiama appuntamento. Chiedere a qualcuno di uscire per un appuntamento è sempre il primo passo. Magari ci si vede per bere un caffè o per una cena tranquilla. A proposito di appuntamenti, c'è sempre una grande domanda per chi studia la cultura italiana. Chi paga il conto al primo appuntamento nel nostro paese? Oh, questa è una domanda classica. In passato l'uomo pagava sempre, era una regola fissa e tradizionale. Oggi la società è cambiata, le cose sono più moderne. Vero, oggi molto spesso si fa alla romana, che significa dividere il conto esattamente a metà.
Oppure a volte paga semplicemente chi ha avuto l'idea di invitare l'altra persona. Però offrire un caffè o una cena al primo appuntamento resta un bel gesto gentile, fa sempre una buona impressione. Se l'appuntamento va bene, allora inizia una fase delicata e bellissima. La fase in cui ci si innamora, e qui entra in gioco un verbo fondamentale per imparare a parlare italiano bene, il verbo innamorarsi. Attenzione amici, questa è una regola preziosa. Innamorarsi indica il processo, il viaggio. Non sei ancora arrivato all'amore totale, al ti amo, ma i tuoi sentimenti stanno crescendo. Diciamo ad esempio, mi sto innamorando di te. È forse la fase più bella, quella con le farfalle nello stomaco. Sapete ragazzi, se volete innamorarvi sempre di più della nostra lingua e continuare a imparare italiano con noi, c'è una cosa facilissima da fare oggi stesso. Esatto, iscrivetevi al canale Italiano Vero e cliccate sulla campanella. E se questo video vi sta aiutando a fare Italian Immersion, lasciate un bel mi piace, ci motiva tantissimo a creare nuovi video. Vi ringraziamo di cuore per il supporto. Ora, come sempre nei nostri Italian podcast, facciamo una chiara analisi del lessico. Studiamo insieme le parole nuove di questa fase romantica. Colpo di fulmine. Un amore fortissimo e improvviso che nasce la prima volta che si vede una persona. Per esempio, quando ho visto Marco in quel bar è stato un vero colpo di fulmine. Appuntamento. Un incontro organizzato tra due persone, spesso romantico, per passare tempo insieme. Per esempio, stasera sono agitato perché ho un appuntamento con Giulia. Innamorarsi. Il processo graduale in cui si inizia a provare amore profondo per qualcuno. È un verbo riflessivo. Per esempio, credo di innamorarmi di lui giorno dopo giorno. Alla romana. Un'espressione usata al ristorante che significa dividere il conto finale in parti uguali tra tutti i partecipanti. Per esempio, ragazzi, stasera per la pizza paghiamo alla romana. Voi avete mai avuto un colpo di fulmine nella vostra vita? Scrivete un commento raccontando la vostra esperienza e provate a usare il verbo innamorarsi. È un ottimo esercizio per pensare in italiano e usare il vostro nuovo vocabolario italiano. Siamo davvero curiosi di leggere le vostre storie d'amore nei commenti. Dopo l'innamoramento e i primi appuntamenti, la relazione diventa ufficiale. Le due persone diventano una coppia vera e propria e iniziano a condividere la vita quotidiana, con le sue gioie, ma anche con le sue piccole difficoltà di tutti i giorni. Questo è il modo migliore per imparare l'italiano. Parlare della vita reale, come la vita di coppia e le relazioni di tutti i giorni. Esatto, Marta. Fare tante conversazioni in italiano sulla vita quotidiana è utilissimo per migliorare. Quando due persone decidono di stare insieme seriamente, in Italia diciamo che si fidanzano. Diventano a tutti gli effetti fidanzati. E questa è una parola chiave importante per il vostro vocabolario italiano. Il fidanzato o la fidanzata è il partner ufficiale. Ma sai Luca, quando si entra nella routine, la vita di coppia non è solo cuori e fiori tutti i giorni. Oh no, assolutamente. Imparare a parlare italiano significa anche sapere come comportarsi quando ci sono dei problemi. Anche le coppie più innamorate a volte hanno delle piccole discussioni. È normalissimo, fa parte dell'amore vero. In Italia siamo famosi per essere molto passionali e questa passione si vede anche quando discutiamo. Usiamo il verbo litigare quando due persone non sono d'accordo e magari alzano un po' la voce. Però, Marta, la cosa più bella e dolce dopo aver litigato è fare pace. Fare pace significa abbracciarsi forte, chiedere scusa e tornare a essere felici insieme. È un momento molto importante per la coppia. C'è un'espressione bellissima per questo nella nostra cultura italiana, vero? Quando i fidanzati fanno pace dopo un brutto litigio? Certo, spesso in Italia diciamo che l'amore non è bello se non è litigarello. È un proverbio famoso e simpatico. Significa che un po' di discussione mantiene la relazione viva e interessante. Un'altra cosa molto comune in Italia quando due persone si amano è non usare il vero nome. In una vera Italian conversation tra innamorati sentirete spesso usare i nomignoli. Verissimo. I nomignoli sono parole dolci. Invece di chiamare la mia fidanzata Giulia, la chiamo amore oppure tesoro. È un modo per esprimere affetto costante.
Tesoro è una parola stupenda da aggiungere al vostro vocabolario italiano. Significa qualcosa di prezioso, come l'oro o i diamanti. Quindi chiamare una persona tesoro è un complimento immenso. Se amate scoprire queste piccole curiosità sulla cultura italiana, ricordatevi di iscrivervi al canale Italiano Vero. Iscrivetevi ragazzi, la nostra community è meravigliosa. E se il video vi sta piacendo, mettete un bel mi piace qui sotto. È un gesto semplicissimo per voi, ma aiuta tantissimo il nostro canale a raggiungere altre persone che vogliono Learn Italian in modo naturale. Grazie infinite per il vostro supporto. Adesso, come sempre nel nostro Italian Podcast, facciamo una chiara analisi del lessico. Fissiamo nella memoria queste parole utilissime per la vita di coppia. Coppia. 2 persone che stanno insieme in una relazione romantica. Per esempio, Marco e Giulia sono una coppia molto felice. Litigare, discutere con qualcuno in modo un po' forte, perché si hanno opinioni diverse o c'è un problema. Per esempio, ieri ho litigato con il mio fidanzato per colpa dello stress. Fare pace. Risolvere un conflitto dopo un litigio, chiedere scusa e tornare a volersi bene. Per esempio, dopo la discussione di ieri sera abbiamo subito fatto pace. Tesoro. Una parola affettuosa, un nomignolo, usata per chiamare la persona che si ama. Significa che quella persona ha un grande valore per te. Per esempio, ciao tesoro, com'è andata la giornata? Proverbio. Una frase tradizionale che esprime una saggezza popolare, come l'amore non è bello se non è litigarello. Quali nomignoli o parole dolci si usano nel vostro paese per chiamare la persona amata? Scrivetelo nei commenti. Traducete le vostre parole d'amore. È un esercizio fantastico per provare a pensare in italiano. Siamo sempre molto felici di leggere i vostri commenti e di imparare qualcosa sulle vostre culture. La vita di coppia, come abbiamo visto, è un viaggio lungo, fatto di momenti meravigliosi, parole dolci e piccole sfide quotidiane. Ma quando l'amore è solido, profondo e le 2 persone stanno bene insieme per molto tempo, spesso iniziano a fare progetti importanti per il loro futuro, iniziando a sognare un passo che cambia la vita per sempre. È proprio così, Luca. Per chi vuole imparare l'italiano e migliorare il proprio vocabolario, fare conversazione in italiano sui progetti futuri di una coppia è fondamentale. Oggi esploriamo i sogni e le decisioni che cambiano la vita per sempre. Esatto, quando parliamo del futuro in questa nostra conversazione in italiano, usiamo parole e verbi magici. Diciamo ci sposeremo, costruiremo una casa, viaggeremo per il mondo. Sono tutti verbi al futuro che descrivono l'evoluzione naturale di un grande amore. In Italia, quando la coppia è pronta per questo importante passo avanti, ci sono di solito 2 strade principali da seguire. La prima strada è andare a convivere, mentre la seconda è sposarsi. Spieghiamolo bene in modo semplice a chi ascolta italiano con noi. La convivenza significa semplicemente decidere di andare a vivere insieme nella stessa casa, sotto lo stesso tetto, senza essere ufficialmente sposati. È un passo grandissimo. Condividere la vita di tutti i giorni, le abitudini e gli spazi è la vera prova per capire se l'amore è solido. Poi, ovviamente, c'è l'altro grande sogno romantico, il matrimonio. E tutto inizia sempre con una domanda molto speciale. La famosa proposta di matrimonio. È il momento in cui, tradizionalmente, una persona organizza una sorpresa romantica, mostra un bellissimo anello alla persona che ama e le fa la domanda fatidica: vuoi sposarmi? È la scena classica di tantissimi film d'amore e anche nella nostra cultura italiana è un momento super emozionante. Quando la risposta è sì, inizia subito la lunga preparazione per la grande festa di matrimonio. I matrimoni italiani sono famosi in tutto il mondo. Per noi la cultura italiana è anche cibo abbondante, festa allegra, tanta musica e lunghi pranzi con tutti i parenti. È la vera gioia di stare insieme. A proposito di stare insieme, se vi piace questo Italian Podcast e volete continuare a fare Italian Immersion con noi, c'è una piccola cosa utile che potete fare. Cliccate subito sul pulsante per iscrivervi al canale Italiano Vero. Diventate parte della nostra grande famiglia.
E se sognate anche voi di partecipare a un vero matrimonio italiano, lasciate un bel mi piace a questo video. Grazie mille per il vostro aiuto. Grazie davvero ragazzi, siete fantastici. Dopo tutto lo stress e la stanchezza del giorno del matrimonio, arriva la parte più desiderata e rilassante per gli sposi, il viaggio di nozze, che in italiano chiamiamo poeticamente luna di miele. La luna di miele è la vacanza romantica e bellissima che la nuova coppia fa subito dopo essersi sposati. È il modo perfetto per festeggiare il loro nuovo inizio. Bene, adesso passiamo alla nostra chiara analisi del lessico, per fissare le parole chiave di oggi. Convivenza. Andare a vivere nella stessa casa con il proprio partner romantico senza essere uniti in matrimonio. Per esempio, io e Marco abbiamo iniziato una felice convivenza l'anno scorso. Sposarsi. Celebrare ufficialmente e legalmente la propria unione d'amore, che sia in una chiesa o nel comune della città. Per esempio, Giulia e Paolo hanno deciso di sposarsi la prossima estate al mare. Proposta. Il momento esatto in cui una persona chiede ufficialmente al proprio fidanzato o fidanzata di unirsi in matrimonio. Per esempio, la sua romantica proposta di matrimonio a Roma è stata una vera sorpresa. Anello. Un piccolo ma prezioso gioiello, di solito fatto d'oro, che si mette al dito come promessa e simbolo di amore eterno. Per esempio, ieri sera lui le ha regalato un anello davvero stupendo. Luna di miele. La lunga e rilassante vacanza romantica che gli sposi fanno per festeggiare subito dopo il giorno del loro matrimonio. Per esempio, per la loro luna di miele andranno a visitare i paesaggi bellissimi del Giappone. E voi cosa ne pensate? Preferite l'idea moderna della convivenza o sognate un grande e romantico matrimonio tradizionale? Scrivetelo giù nei commenti, provando a usare le nuove parole che abbiamo imparato oggi. È un eccellente modo per praticare e migliorare il vostro vocabolario italiano. Esatto, non siate timidi e scrivete in italiano. Noi leggeremo i vostri messaggi con tanta felicità. Grazie per aver seguito tutta questa lezione sull'amore e su Italiano Vero. Vi aspettiamo al prossimo video per fare ancora imparare l'italiano insieme. Un grande abbraccio e a prestissimo.